Chi di voi mi conosce un po' di più sa bene quanta importanza io dia alla qualità dell'ascolto. D'altra parte mi sembra assurdo voler ascoltare qualcosa o avere la pretesa di capire o apprezzare la musica senza assicurarsi di fruirne nella maniera migliore possibile. E siccome di spendere una marea di soldi per acquistare delle cose costosissime siamo più o meno capaci tutti, ma magari non tutti possiamo o siamo disposti a spendere cifre allucinanti, allora ho pensato di portare sul canale la recensione di alcuni prodotti dal costo molto contenuto e di capire quali di questi potrebbero essere una buona idea. Premesso che tutti i prodotti che vedrete sono stati acquistati con i miei soldi e che, qualora così non dovesse essere, comunque sarete avvisati in maniera esplicita. Oggi parliamo di un modello quasi onnipresente, se si vanno a vedere per esempio dei siti online, cioè QKZ AK6, che è un modello non recentissimo ma molto diffuso e quindi siccome è facile trovarlo, ho pensato che potesse essere utile un consiglio prima dell'acquisto. Ed ecco le qua le nostre QKZ, così come arrivano una volta rimosso il cartoncino che c'è intorno. Quindi come vedete a corredo c'è questo comodo scatolino che è in plastica e ovviamente non ci dobbiamo aspettare chissà quale qualità, però comunque io ce l'ho praticamente da un anno e benché non l'abbia utilizzata in modo assolutamente assiduo, diciamo che c'è ancora tutto a posto. Andiamo ad aprirlo e vediamo un attimo cosa troviamo. Naturalmente troviamo l'auricolare che lo mettiamo un attimo da parte e poi in dotazione troviamo questi due gommini che vanno sistemati praticamente sopra l'orecchio e poi vediamo dei set oltre a quello che naturalmente è montato come gommino o punta e quindi abbiamo la possibilità di personalizzare anche in base a questo. Mettiamo da parte i gommini e andiamo a vedere un pochino come è fatto l'auricolare, nel quale vediamo subito, questo è un cavo con il microfono incorporato, quindi vi consente di gestire anche le chiamate e ha questo cursore che vedete più e meno che serve effettivamente per aumentare il volume, mentre invece il pulsante permette la gestione delle tracce e anche delle videochiamate. Vedremo che questo cursore sarà un fatto sul quale bisognerà perdere qualche minuto. Il jack da 3,5 appare molto semplice, ma quantomeno è dritto, non ha rigonfiamenti strani, quindi non dovrebbe creare problemi a essere inserito nonostante magari le cover del cellulare. Il cavo invece è sostanzialmente un finto intrecciato, nel senso che c'è solamente questa copertura estetica, ma dentro credo che sia una cosa assolutamente standard. Altro accessorio che troviamo è questa clip, che ovviamente si può sistemare dove si vuole, che ruota e che consente una sistemazione migliore magari sulla giacca. E questo è l'auricolare. Io l'ho scelto con questa coppia di colori, ma ce ne sono tantissimi e praticamente tutti rimangono sul trasparente in maniera che si possa vedere l'interno. Devo dire che nonostante sia evidente che i materiali siano molto economici, complessivamente è anche carino da guardare. Una volta rimosso il cappuccio, gommino, punta o tip per dirlo all'inglese, andiamo a vedere che abbiamo una retina a maglia metallica e poi questa parte che naturalmente è di plastica, non che ci aspettassimo qualcosa di diverso, quindi di plastica solidale con il corpo dell'auricolare. Sono abbastanza gradevoli e devo dire anche abbastanza comodi, benché io non ami i tip in silicone, e sono comodi soprattutto perché, come si fa sui prodotti di fascia un pochino più alta, c'è questa parte qua dell'anello che è rinforzata, o meglio è più spessa, e poi il fatto che sia colorato crea questo effetto di trasparenza che secondo me è gradevole. Andiamo a prendere l'accessorio incluso in confezione e andiamo a vedere come funziona. Come vedete è semplicissimo, è un materiale siliconico diciamo molto morbido e quindi una volta posizionato dietro l'orecchio risulta effettivamente comodo. L'unica cosa, nell'attività può capitare qualche volta che si allenti un po', ma insomma niente di grave. Guardate, se anche lo agito un po', insomma rimane a posto, va abbastanza bene e soprattutto va considerato che è riutilizzabile per altri dispositivi eventualmente.
Notiamo subito in questa parte però che c'è quello che costituisce un grave difetto, ovvero il cavo è solidale all'auricolare stesso, al corpo dell'auricolare, di conseguenza non è sostituibile. E questo significa che l'esperienza di personalizzazione sarà comunque limitata. I test di ascolto sono stati fatti in diverse modalità, ma quella che terrò in considerazione per fare questa recensione sarà quella delle sessioni di ascolto fatti con la scheda Nvidia iRes del PC, come sorgente Amazon Music Unlimited, naturalmente lossless 24 bit 96 kHz. Non ho quindi utilizzato nessun tipo di equalizzazione, non ho cambiato i tip, non ho cambiato il cavo, anche se in questo modello non sarebbe neanche possibile, non ho inserito DAC in catena, ho utilizzato amplificatori di qualche tipo. Dato che suppongo che la maggior parte di voi sarà interessata al prodotto da acquistare e collegare al telefono o al PC, mi sembrava giusto fare una cosa che fosse realistica. Poco senso avrebbe collegarci una scheda audio, un'equalizzazione, delle correzioni, eccetera eccetera. Praticamente vi starei parlando di un altro auricolare. Prima considerazione da fare: il tipo di firma, cioè come rappresenta le frequenze. Il profilo è la classica V. So che per molti sarà banale, ma forse è meglio perdere un secondo per togliere ogni dubbio. Un profilo flat è un profilo piatto, appunto, nel quale tutte le frequenze vengono rappresentate e vengono riprodotte appunto in una maniera piatta, cioè dove nulla viene tolto e nulla viene aggiunto, o meglio enfatizzato. Per quanto riguarda invece un profilo a V, quello che accade è che la prima parte e l'ultima parte, ovvero le basse e le alte, hanno una certa enfatizzazione e di conseguenza generalmente risultano un pochino scarne tutte le frequenze medie. Appena indossate le cuffie, avviata la riproduzione, ci si accorge subito che ci sono delle basse veramente molto importanti e personalmente mi risultano fastidiose perché sono gonfie, imprecise, poco articolate. Sono basse prive di profondità e di fatto a mio avviso danneggiano tutte le frequenze adiacenti negli ascolti diciamo dei generi più comuni. Possono invece risultare coinvolgenti o interessanti all'appassionato del basso, il cosiddetto bass head, che troverà soddisfazione io credo soprattutto su generi come il rap, la dance più spinta, dove le basse sono importanti, ma sono generalmente basse campionate, digitali, che quindi non hanno sfumature e magari nel frattempo non suonano con chissà quanti altri strumenti. E questo ci porta a parlare delle regolazioni del volume, cioè quel cursore che si trova sul cavo. Spostando questo dalla posizione massima a circa un 90-95%, si riesce a ottenere un'attenuazione, perché quando sta al 100% si ottiene quasi un effetto preamp, quindi quel preamp che gonfia, che spinge un po' tutto. Ovviamente dobbiamo stare attenti perché appena scendiamo un pochino di più perdiamo tanto per quanto riguarda poi la presenza. E siccome le voci di per sé in questo tipo di profilo a V risultano un pochino indietro, è chiaro che bisogna cercare di bilanciare, perché le voci diventano presenti se io lo metto al massimo, ma a quel punto danno fastidio le basse. Se l'abbasso un pelo, ovviamente perdo sulle voci, ma almeno ho un basso un pochino più gestibile. Tipico di un profilo a V, su modelli di fascia molto economica, le alte tendono a diventare molto alte e quindi un po' come le basse a diventare fastidiose. La sensazione che ho inoltre è che non sia l'intera gamma a essere rappresentata e quindi quantomeno a rappresentare magari una progressione di una voce verso le alte in maniera particolarmente emozionante. Ho invece l'impressione che succeda solamente per alcune frequenze, di conseguenza non abbiamo un'esaltazione di un'alta trasparente, ma abbiamo invece il fastidio secondo me di alcune frequenze. Sono auricolari nel complesso abbastanza fruibili, anche se è evidente, soprattutto se uno ha un po' di esperienza di ascolto, quanto vadano in difficoltà nei passaggi più complessi quando ci sono molti strumenti, per esempio. Lì gli strumenti si confondono e si perdono i dettagli. Per quanto riguarda la separazione invece dei canali e strumentale, devo dire che quando la cosa non è particolarmente complessa da gestire, funziona in maniera più che discreta. Per quanto riguarda la scena, c'è un'ampiezza media, forse un pelo chiusa, perché non mi risulta molto arioso come suono. Forse questo contribuisce a quell'idea di chiusura, ma complessivamente è quella che uno si aspetterebbe. Allo stesso modo non ci si poteva aspettare tanto per quanto riguarda la profondità e il piano verticale.
che, c'è da dire, risultano delle cose molto difficili da rappresentare anche per cose che costano 20-30 volte più di questo. Facendo sessioni di ascolto con questi auricolari, venendo ovviamente da altri tipi di ascolto, mi rendo conto che personalmente mi hanno affaticato molto in fretta. E questo è un aspetto da tenere molto in considerazione, perché naturalmente se stiamo facendo una cosa che amiamo fare, vorremmo farla con piacere e il più a lungo possibile. Ora veniamo al prezzo. Questo naturalmente è riferito a quei negozi online acquistando direttamente dalla Cina, 7, 9, 10 giorni di spedizione. Lo stesso prodotto può essere disponibile a una cifra non incredibilmente alta, ma sicuramente almeno al triplo, ma a volte anche di più, sulle piattaforme diciamo più comuni e non necessariamente sui negozi cinesi. Questa è una scelta personale. Considerando la dotazione, banalmente anche solo lo scatolino di trasporto, le curve in silicone per l'orecchio, la clip e le 3 misure delle paia di tappini per gli auricolari, mi viene da pensare che probabilmente se andate al negozietto sotto casa e volete comprare una semplice custodia, probabilmente quei soldi non bastano, oppure ci comprate solo quella. Nel complesso io li potrei consigliare anche solo per gli accessori, o magari a chi intende ad avvicinarsi a un mondo un pochino più audiofilo, iniziando bene, con calma, dal basso, potrebbe essere utile averle anche solo per fare un confronto con quelle che magari costano un paio di euro in più, perché saranno sempre prodotti così, almeno per adesso quelli che vi consiglierò, ed effettivamente rendersi conto delle differenze, anche perché l'orecchio si abitua molto rapidamente e di conseguenza dopo un po' troverete difetti probabilmente in cuffie di qualsiasi cifra. Allora potrebbe essere un bene fare ogni tanto un downgrade, per dirlo in inglese, in maniera da rendersi conto che effettivamente quello che si ha magari non è così male. Altra cosa da considerare, che credo che dirò alla fine di tutti i video, poter cambiare le punte, i tips, insomma chiamateli come vi pare, o utilizzare un'equalizzazione o un dongle DAC o roba di questo tipo, potrebbe cambiare in maniera significativa l'esperienza di ascolto, quindi potrebbe essere anche un ottimo acquisto sul quale fare dei piccoli esperimenti a costo zero o quasi. In questa chiave però va considerato quello che io considero un grave difetto di questi auricolari, il fatto che il cavo non sia sostituibile, e questo limita fortemente la possibilità di personalizzare. D'altra parte è anche un auricolare che può andare bene da tenere sempre buttato in una borsa o da utilizzare per sudarci dentro quando si va a correre, o per il quale non ci si butta dalla finestra se viene dimenticato in metropolitana. Nei prossimi giorni ho comunque in mente di portare altri prodotti che hanno un prezzo assolutamente allineato, che si può discostare di pochissimi euro, in maniera da capire forse come è meglio orientarsi. Fatemi sapere se le avete provate, se avete trovato delle soluzioni per migliorarle, se avete trovato qualcosa migliore allo stesso prezzo o qualsiasi altra cosa vi venga in mente nei commenti.